NDC is NATO's leading center for pragmatic and forward-looking education, with a well-deserved reputation for excellence in scholarship and cutting-edge research that extends well beyond the countries of the alliance. This institution boasts a proud history. It has made a lasting contribution not only to NATO's ability to keep up with changing threats and challenges, but also to help us to stay ahead of the curve, to help NATO adapt as early as possible to changing circumstances. This has been and will continue to be key to keeping the peace and protecting our freedoms, today and for decades to come. As we celebrate NDC's role in keeping our nearly 1 billion citizens safe, we should give credit where it's due. NDC was, of course, the brainchild of General Dwight D. Eisenhower. In a statement, as we just heard, to the North Atlantic Council, dated the 25th of April 1951, General Eisenhower wrote, "It is highly desirable to establish in the near future a NATO Defense College for the training of individuals who will be needed to serve in key capacities in NATO." A couple of things are noteworthy about this message. First, when he wrote this message, General Eisenhower was serving concurrently as NATO's first Supreme Allied Commander and at the same time as President of Columbia University in New York. That's also an expression of efficiency. And I think it also illustrates his vision of a NATO Defense College, clearly combined with his illustrious military experience with his love of education. The second thing, which I think we should take note of, is that his statement proposing an NDC was dated the 25th of April 1951. The college was founded a mere 2 months later, on the 25th of June 1951. So that was quite fast. And actually I think we have something to learn from, what I say, the efficiency in implementing NATO decisions from Eisenhower. So that's just for inspiration. General Eisenhower and NATO moved very quickly. They knew this facility was urgently needed, that it had an indispensable role to play. A relevant Chinese proverb goes like this: if you are planning for 1 year, sow rice. If you are planning for 1 decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. NDC was created to meet the long-term educational needs of the alliance, not only for 1 lifetime, but for many generations. Throughout its celebrated history, NDC has trained wave after wave, generation upon generation of officers and civilian leaders. Leaders who have served with honor and distinction at the highest levels in the alliance. Leaders who have helped to shape NATO's strategies and capabilities, contributing directly to our success over the past 65 years. Like NATO, NDC began in the early years of the Cold War. Like NATO, NDC has evolved over time, and just like NATO, NDC has remained true to our fundamental principles.
The 12 founding members of NATO were determined to safeguard the freedom, common heritage, and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law. NATO allies, now 28 in number, continue to be united behind those enduring values. As NATO expanded, NDC has grown, and the curriculum has updated, and it has adapted. The course offerings increased to include new areas of interest, including the Middle East, the Far East, the former Soviet republics, and various NATO partners. In keeping with General Eisenhower's vision, the college is dedicated to providing first-class training for the Alliance's future leaders. This was true in November 1959, when 47 men, and I guess it was only men, from 10 nations joined NDC's very first senior course. And it is just as true this year. Senior course graduates in 2016, the 129th group to complete the prestigious study program, face a very different world than the class of 1951. The Alliance today confronts a host of new, complex and very different challenges, including the rise of terrorist groups like ISIL, threats to our energy security, hybrid warfare, and cyber attacks. We are also responding to the destabilizing behavior of Russia, especially in Ukraine, and addressing the arc of instability and turmoil in the Middle East and North Africa. To continue to strengthen our collective defense, to continue to enhance stability in our neighborhood, and to address a host of emerging threats and challenges, NATO needs a vibrant, inquisitive, world-class NDC. Now more than ever. The awareness that no single country can deal with those challenges alone. Only a renewed tra alleati può difendere I valori delle nostre democrazie, and test of unity and valori deep che sono alla solidarity base among the allied del countries vincolo can liberamente defend assunto tra I the paesi values of our dell'alleanza democracies, values which e che oggi va underlie the rafforzato bond which alla luce the della countries of realtà the che alliance viviamo have e che ci decided spinge, to establish, ancor più which che in needs to be passato, strengthened a today dover superare I in light of the confini present situation o and visioni which puramente domestiche, drives us even more than in the perché past soltanto to insieme overcome potremo essere boundaries tutti or purely più domestic sicuri, visions, because più only forti, together we can più be liberi. all safer, in stronger, un mondo freer, sempre più in a globalizzato. world which is increasingly Sempre più globalized and interconnesso. increasingly interconnected. Quanto accade dentro Whatever e al di happens sopra degli within Stati and above the si riverbera states su tutti, reflects on a each partire and dal every terrorismo one of us, fino alla starting from grande sfida di terrorism immigrazione di massa up to the epocale. big challenge Per essere which is all'altezza di represented by emergenze di mass questa migrations. portata, Being dobbiamo up to abbandonare approcci parziali, these emergency logiche nazionali, situations ragionare in maniera ancor più fortemente unitaria, in dialogo con quanti, nella comunità internazionale, condividono le stesse preoccupazioni. L'Alleanza deve adeguarsi a queste trasformazioni e lo sta facendo con l'efficienza che l'ha sempre caratterizzata. Basterebbe ricordare le iniziative del Partenariato per la Pace, realizzata per integrare nello stesso processo
implemented in order to integrate in the same process the opponents of the past, or suffices to think of Berlin Plus, which is a meaningful step in cooperation with the European Union, or to the thinking of the Mediterranean dialogue and the Istanbul Cooperation Initiative. Warsaw Summit last July confirmed that the alliance is aware of the changes which are taking place. The crisis we are faced with in the east, sono parte della più ampia precarietà del sistema di sicurezza internazionale. L'Italia è consapevole e convinta sostenitrice della necessità di responsabilità condivise nell'affrontarle. Certamente questo conduce anche ad una rifocalizzazione della missione dell'Alleanza, impegnata negli ultimi decenni quale strumento della comunità internazionale per situazioni definite alle origini fuori area. Varsavia, come Lisbona ancora prima, ha confermato che la NATO del XXI secolo è aperta e pronta a sviluppare nuove sinergie, dall'approfondimento delle relazioni con gli Stati partner a quello con altre organizzazioni sovranazionali e internazionali. Abbiamo accolto quindi con grande soddisfazione la sottoscrizione del vertice della dichiarazione NATO-Unione Europea, che segna un momento di svolta. Mai sino ad ora queste due organizzazioni si erano impegnate a così alto livello e studiano di una roadmap così dettaglia. Di questo desidero congratularmi con il Segretario Generale. L'Italia crede fermamente nella potenzialità di questa cooperazione e nel suo sviluppo ulteriore, soprattutto in una fase in cui l'Unione Europea sta attraversando un assestamento inevitabile a seguito degli esiti del referendum britannico. Londra rimane naturalmente, nella nostra visione, un partner centrale nell'ambito dell'Occidente, un alleato imprescindibile. Ci auguriamo davvero che il popolo britannico intenda proseguire sulla strada della collaborazione. Signor Segretario Generale, è su queste basi che l'Italia vive la sua appartenenza alla famiglia atlantica, alla quale non ha mai fatto mancare il proprio contributo in termini di visione, prima ancora che in uomini e in mezzi, una partecipazione attiva e responsabile, fondata sulla solidarietà tra i membri. E infatti, in questi valori che ancora oggi, a distanza di quasi 70 anni, ci riconosciamo, quei valori che ci portano oggi a considerare positivamente le richieste di rassicurazione da parte dei nostri alleati dell'est europeo, ma anche a garantire una continuità alla nostra partecipazione alle missioni in Afghanistan e in Kosovo. Sul piano strategico è vivo il dibattito sulla minaccia proveniente da est. Non è mancato chi ha assimilato le frizioni nell'ultimo periodo a un ritorno alla guerra fredda, ma nessuno può riportare la storia indietro, né tantomeno appare sensato riproporre il ripristino di una barriera che rievoca fatalmente quella cortina di ferro che umiliò per tanto tempo la libertà di interi popoli e per smantellare la quale fu necessaria la determinazione del mondo atlantico e il lungo percorso messo in campo con la conferenza di Helsinki. È indispensabile che si ponga fine all'irragionevole momento di tensione, la cui pericolosità vivono giorno per giorno i nostri militari. Le esibizioni di forza e il continuo assaggiare le forze sono la via di un'escalation per smontare le quali occorrono poi anni di ripristino di reciproca fiducia. Va affermata naturalmente con priorità la regola del ristabilimento della legalità internazionale. La via del dialogo rimane centrale. La convocazione del Consiglio NATO-Russia ha rappresentato un passo nella
giusta direzione e ci auguriamo che tale fine non venga spezzato, auspicando che la Russia voglia seriamente collaborare in questa direzione. Sicurezza militare è una politica di distensione non solo contraddittoria ma complementare, si legge nel rapporto Harmel del 1967, ma desidero ribadirlo, presupposto del dialogo è la compattezza e la solidità dell'alleanza. Per questo l'Italia ha risposto nei fatti all'appello degli alleati nordici, non ha mai fatto mancare, né fa mancare loro la propria concreta vicinanza. Identica coerenza e responsabilità occorre avere naturalmente nell'affrontare le tensioni presenti nello scacchiere che riguarda il Mediterraneo e le numerose situazioni di instabilità che si stendono su di un arco che va dall'Iraq e dalla Siria e passando per la Libia giunge sino al Sahel. Terrorismo ed emergenza migratoria e umanitaria sono i fenomeni che ne emergono. Di queste ultime l'Italia sopporta il peso praticamente da sola per quanto riguarda la rotta mediterranea. La NATO rappresenta in quest'area un elemento di stabilità e un potenziale moltiplicatore di sicurezza, apprezzata nei 20 anni di cooperazione e dialogo intrattenuti con i paesi del Medio Orientale, del Medio Oriente e del Nord Africa. Occorre ora rendere concreta la visione affermata nel vertice di Varsavia, nel momento in cui hanno assunto proporzioni preoccupanti le sfide che da quest'area promanano. La nuova operazione marittima e le iniziative di assistenza alle forze di sicurezza a difesa dei paesi dell'area rappresentano tasselli di una strategia di ampio respiro che vede nell'unitarietà dell'impegno e nella complementarietà degli sforzi un distinto valore aggiunto. E invero, il contributo che si dà nei fatti, più di astratti riferimenti a parametri che qualifica il senso dell'appartenenza all'alleanza. Abbiamo accolto con rinnovato ottimismo la decisione presa a Varsavia di reindirizzare l'operazione Active Endeavour presente nel Mediterraneo verso un'operazione denominata Sea Guardian. Confidiamo che questa entri in azione senza ritardo, con la velocità che poc'anzi ricordava il Segretario Generale per la nascita di questo college, e quindi in sinergia con l'operazione Sofia e in coordinamento con le iniziative che assumerà la Guardia Costiera di Frontiera Frontex dell'Unione Europea. È urgente quindi che l'Alleanza implementi la sua strategia verso il Mediterraneo, insieme con l'Unione Europea e con le altre organizzazioni internazionali. Da qui proviene infatti una instabilità che grazie a un mondo che la globalizzazione ha reso più piccolo si scarica inevitabilmente sui nostri paesi e sulle nostre istituzioni, sollecitandone la capacità di essere all'altezza dei valori fondanti delle nostre democrazie. Una instabilità che, se non contrastata, è destinata a diffondersi grazie alla rapidità delle comunicazioni, a rafforzarsi nelle reti criminali e alla presenza di un fenomeno migratorio non destinato a esaurirsi in breve tempo. Questi fenomeni devono essere governati e la NATO, ancora oggi paladina e garanzia di pace, di democrazia e di libertà, è chiamata a fronteggiare queste minacce con saggezza e lungimiranza. Signor Segretario Generale, l'evoluzione degli scenari sul fianco sud ed est dell'Alleanza mette in evidenza quanto la minaccia si sia arricchita di volti nuovi. Per fronteggiarla occorre anzitutto coesione politica, quella coesione di valori che ha portato a fare della NATO in questi decenni l'asse principale attorno al quale creare quelle condizioni di stabilità e di sicurezza presupposti per lo sviluppo di qualsiasi comunità e per la pace. Come lei ha ricordato, sono i valori che unirono i 12 membri fondatori dell'Alleanza, determinati a salvaguardare i principi di democrazia,
libertà e dello Stato di diritto. È una missione che mantiene inalterata la sua validità e a cui l'Italia continuerà a fornire il suo convinto e attivo contributo. Auguri di buon lavoro. Strong contribution. I wish you all the best and I wish you a successful work.